Ciao a tutti ragazzi, sono Michele. Oggi niente musichetta, Ho la voce un po' a secco. Ragazzi, prima di iniziare l'assemblaggio del fascicolo numero 44, vi ricordo, se vi piacciono i miei filmati, di aiutarmi a crescere e di iscrivermi al mio canale, ragazzi. Mi raccomando, datemi una mano, che così riesco ad andare avanti e a proporvi sempre cose interessanti. Consigliatevi anche voi, chiaramente consigliatemele, e cercherò sempre di aiutarvi ad assemblarle, insomma. Allora, 44, vi avevo già fatto vedere nell'altro filmato un po' i contenuti, le foto, per quelli soprattutto che non lo stanno facendo e che magari trovano interessante anche solo guardarle. Ed eccoci qua. Allora, questo è il pezzo, chiaramente, lo sappiamo tutti, della gamba sinistra. Abbiamo all'interno, aspettate che avvicino così ve lo faccio vedere, abbiamo le due piastre laterali che andranno poi montate su questo pezzo qua. Abbiamo la copertura dell'articolazione dell'anca, che però metteremo da parte perché non è ancora ora di montarla, perché come sappiamo la gamba non è terminata. Abbiamo due biadesivi per il fissaggio, in realtà viene già fissato a pressione e poi viene tenuto fermo da due viti EM questo pezzo, però questo evita che possa alzarsi sul davanti, magari col tempo, con l'escursione termica, visto che sono due materiali, viene montato sul ferro e questa invece è plastica. E meno male ragazzi che è plastica, poi vi spiegherò il perché tutti si lamentano che peccato che è di plastica, ma no, hanno sbagliato. No ragazzi, non hanno sbagliato, poi ve lo dirò. E poi abbiamo una bustina di viti EM, ok? Allora, scusate ragazzi, un attimo, ricordo 44, spostiamo così vedete il fondo bianco ed è più nitida l'immagine, più chiara, diciamo, più che nitida. Allora, andiamo ad aprire il contenuto del fascicolo numero 44, eccolo qua, 1, 2, 3, 4 pezzi e 5. Io li avevo già aperti questi ragazzi, perché io controllo sempre tutto prima di fare i filmati per vedere se vi posso dire qualcosa in più, ve lo dico molto onestamente. Non faccio come quelli che li aprono subito, che fanno benissimo perché fanno solo il montaggio. Io, non facendo solo il montaggio, ma soprattutto cerco di dare delle informazioni, se ci sono delle possibilità di poterlo montare in maniera più funzionale, ve le do ragazzi. Allora, pezzo plastica, ripeto, meno male che è di plastica, bellissimo. Sto levando un po' di polvere ragazzi, forse voi non la vedete, ma con la luce ne vedo tantissima. Allora, poi andiamo a rovesciare il tutto. Abbiamo questa qui, che vi avevo detto appunto che era la copertura dell'articolazione. Forse ve l'avevo già fatta vedere in un altro filmato, è bellissima. Meno male che almeno sono verniciate proprio bene. Poi questo rosso ragazzi, è mai stupendo. È bellissimo questo rosso. Se avessero mai sbagliato questo rosso, io vi dico non avrei fatto questa armatura, perché è bellissimo questo rosso. Due coperture laterali color oro e una bustina di viti EM metallo. Apertura del buon caro Michele, pollice indice ragazzi. Va bene, a parte il pollice indice in su ragazzi per il mi piace, e poi tac, aperto, ok? Andiamo a vedere il tutto. Allora, qui ci dice nelle istruzioni, oh caspitina, scusate ragazzi, è che lo spazio è proprio breve, cioè non breve, chiedo scusa, minimo breve non c'entra. Allora, la prima cosa che ci dice da fare, che dice di fare, è di andare a mettere, vedete qua, rimuovere la pellicola di protezione di questi
degli adesivi 3M, ottimi adesivi ragazzi di 3M, forse molti non ci fanno caso, ma la 3M è una delle migliori aziende, e che viene collocato qua, bisogna metterlo qua questo biadesivo, ok? Quindi in questo punto qua. Io ragazzi adesso non lo metterò. Perché non lo metterò? Ve lo dico subito. Non perché non va messo, no ragazzi, mettetelo. Ma non lo metto perché prima luciderò le plastiche con questo materiale qua. Perché non so se si può vedere, qua l'ho fatto, ma sicuramente non si noterà sul video, e qui invece non l'ho fatto, che è un po' più opaco. Qua invece l'ho fatto ed è più lucido. E quindi me le lucido prima. Per farvi subito a voi il filmato, monterò il pezzo e poi saranno cose mie, andrò a rismontarmelo per lucidare il tutto. E luciderò anche questo, tutto il metallo, ok? Allora, mettiamo che chiaramente io abbia già messo il biadesivo qui. Prendo il mio pezzo, come ci fa vedere qua nella figura, e vado a montarlo sulla mia gamba sinistra. Allora, sposto la rivista, il giornale, ragazzi, il libricino delle istruzioni, guardate come va messo questo. È ovvio che è intuibile perché si mette così, però non lo mettete puntando, per capirci, aspettate che inquadro bene, non mettetelo così, cioè ci sono molti che possono metterlo così e poi premono. No ragazzi, non fate così, ve lo sconsiglio, poi provate, vi accorgerete che così non lo mettete e rischiate di rovinarlo, ma mettetelo invece così. Quindi prima inserite questo e li fate entrare dentro, li fate calzare. Prima di inserirvi però il pezzo, ragazzi, voglio dirvi, anche se l'ho già detto, voglio dirvi perché questo, ragazzi, è stato fatto di plastica. Non poteva essere diversamente, ok ragazzi? Non potevano farlo diversamente. Se lo avessero fatto di ferro avrebbero commesso un errore, e ovviamente l'errore non lo hanno commesso perché lo hanno fatto di plastica. Questa plastica, per potersi inserire adesso qua sopra, deve potersi allargare, guardate. Vedete che si allarga? Ditemi voi, se fosse stata fatta in metallo, come potevate montarla, senza contare che avremmo rigato tutto qua. Soprattutto qua, che si vede, perché qui non si vede, ma qui, vedete, quando andiamo a inserirlo, le due placchette vanno a battere sul metallo a vista. Immaginatevi di ferro, ecco, per quello molti si lamentano, ma ragazzi, ok? Passiamo avanti. Così magari non si lamentano più, almeno dopo che hanno visto questo filmato. Allora, guardate, pollici e pollice, dito pollice da una parte all'altra, lembi, fate andare giù questo, fate entrare prima questo, poi fate entrare questo, guardate, e spingete qua. Ok? È chiaro, ragazzi? Prima fate entrare questo e poi spingete qua. Poi andiamo a mettere le viti. Eccole qui, E, M, metallo. Lo so, ragazzi, non me le sapete a memoria le cose, però io le dico lo stesso. Ne tiriamo fuori due, eccole qua, ce n'è sempre uno in più. Chiaramente, per chi vede i miei filmati, cosa ho fatto prima io? Ho preso, in questo caso del grasso, ma va bene anche lo svito, l'olio, perché qui non abbiamo plastica, a parte questa. Chiaramente, ragazzi, lo dovete fare prima di aver messo il pezzo. Guardate, è molto semplice. Io adesso, non avendo messo il biadesivo, vedete? Faccio questo lavoro qua, 1, faccio 2 e lo tolgo, vedete? Ok? Perfetto. Cosa fate? Prendete le vostre viti EM, la bagnate nel grasso e la passate qua all'interno dove vedete questa scanalatura del metallo, e poi la sede dove andranno a inserirsi questi due qua, 1 e 2, vedete? Che sborda un po' la plastica, vanno qua dentro. Quindi stesso lavoro, ragazzi. Perché dovete passarvele, ve lo consiglio, non è obbligatorio, ci mancherebbe. Ricordatevi che qua non esiste, e magari se inquadro è meglio, scusate, perché qua non esiste filetto, lo create voi con la vite, che essendo un metallo molto più duro della zama, questa è zama, molto più dolce come metallo, si dice così,
Questa crea il filetto all'interno. Se mettete un po' di grasso, aiutate chiaramente a filettare meglio quello che c'è all'interno, cioè il metallo che ancora non è stato filettato. Quindi io le ho già passate, fate la stessa cosa voi. Perché? Perché una volta che fate questo lavoro qui, guardate con che facilità gira il cacciavite, non so se si può vedere, guardate qua, guardate, pollice e indice appoggiato al palmo, guardate, vedete? E lui si avvita. Questo cosa serve? Serve soprattutto, anche se ve lo consiglio sempre, quando andrete a montare della plastica sul metallo, dove se c'è qualcosa che si rompe, che cos'è ragazzi? La plastica, ok? Quindi facendo questo lavoro prima, cioè passare le viti, come vi ho fatto appena vedere, sia di qua chiaramente che dall'altra parte, noi cosa facciamo? Guardate, andiamo a reinserire di nuovo questo, ricordatevi, non con la punta qua e poi a schiacciare, ma lo prendete con i due pollici, le dita qua della mano pollice, no? Il pollice, magari basterebbe dirlo solo una volta pollice, che ne dite voi? Scusate ragazzi. E fate questo lavoro qua, chiaramente andando giù insieme da una parte all'altra. Vedete? Guardate. 1, 2, 3. Finito, ok? Poi andiamo a inserire le viti. Dal momento che voi le avete già filettate prima, ragazzi, guardate cosa succede una volta che io metto la vite. Perché molti può sembrare una cosa irrilevante, ma non è una cosa irrilevante. La vite si avvita comodamente, io la sento molle e nel momento in cui la sento dura è già arrivata. Non devo più fare niente, ragazzi. Finito. Non devo più fare niente. Nel senso, se io non passo prima la vite, sentirò il filetto continuamente duro. E quando è che mi accorgo che sono arrivato alla fine? Non me ne accorgo, finché proprio non stringo tanto perché la vite non gira più. E magari quel tanto che ho stretto ho spezzato la plastica. Invece, passando prima la vite e creando il filetto, la vite è libera di avvitarsi. Guardate come gira, guardate le mie dita, vedete? Gira lenta, appena arriva io la sento subito e mi fermo, basta, non vado più avanti, ok? Dopodiché prendo le due coperture, come ci dice qua in figura, ecco qui, guardate, vi faccio vedere, abbiate pazienza, prendo le due coperture, le due placchette 44A L1 chiaramente e L2 44B e le vado a assemblare per coprire le viti che ho appena messo, le EM. Ok? Quindi prendo queste e le inserisco semplicemente qua. Ragazzi, che bravo, eh? Se magari non ho guardato neanche la scritta dietro, l'ho messa così, ho detto figuriamoci se sbaglio, e ho sbagliato. Una e due che adesso io non andrò a pressare perché come vi ho appena detto, vedete? Chiaramente qua si vede un po' il gradino perché io non l'ho ancora pressata. Come vi ho appena detto, poi dovrò smontarla di nuovo perché voglio lucidarmi tutta l'armatura piano piano, un pezzo alla volta. Visto che adesso la gamba la sto quasi terminando, anzi vi dico che mi è arrivato il nuovo pacco. All'interno ci dovrebbe essere il numero 46, 47, 48 e 49. Non l'ho ancora aperto, ma presumibilmente ci dovrebbero essere queste uscite qui di Iron Man. Comunque ragazzi, guardate, bellissima, bellissima. Questo, come vi ho appena detto, lo mettiamo via perché ci servirà poi alla fine della gamba. Anzi, neanche secondo me, questo ci servirà quando avremo il pezzo, diciamo, inferiore del bacino dove potremmo andare a mettere anche le gambe, quindi a fissarle. Guardate la gamba, che bella che è. Guardate il pezzo com'è a filo, questo qui. Scusate ragazzi, guardate che meraviglia qua. Opla, guardate, guardate,
non c'è la minima distanza qua. E invece se voi non fate quella modifica, la riscontrerete di sicuro. Ok? Ecco qua. Vi voglio far vedere anche un'altra cosa, ragazzi. Guardate, qua non si muove niente. Parlo della gamba, del piede. Qua non si muove niente, è tutto rigido. Con le modifiche fatte, guardate, lo piego di qua. Guardate cosa succede. Lo devo tenere perché sennò chiaramente cade la gamba. Ma lui, guarda, dove lo metto sta. Guardate, dove lo metto sta. Lo piego un po' in là e lui sta. Lo piego un po' in avanti e lui sta. Guardate, non cade. Vedete? Guardate. Perché? Perché dentro ho messo le placchette sotto lo stivale e potete trovare la modifica sui video che ho fatto. Ho fatto la modifica anche sulla caviglia. Insomma, ragazzi, qua c'è pure un bel tappo di bottiglia. Il vino ormai non c'è più nemmeno, non esiste più nemmeno l'odore. Va bene, ragazzi. Dai, si dice qualcosa anche per ridere un po', dai. Speriamo che vi sia stato d'aiuto questo video. Fatemelo sapere se avete piacere. Vi ricordo sempre di iscrivervi, ragazzi, iscrivetevi al canale e così io riesco ad andare avanti e sicuramente con molta ma molta più soddisfazione, anche se, ragazzi, vi ringrazio veramente di cuore, perché ma chi se l'aspettava tante visualizzazioni così? Da uno che poi, come potete vedere, neanche è capace a fare i filmati, ragazzi, perché diciamocelo chiaramente, non è che io non mi rendo conto. Vedremo in futuro, quando ci saranno più possibilità, di riuscire a fare sicuramente qualcosa di meglio. Che bella che è. Bella. Aspettate un attimo, scusate. Vediamo se riesco a fare danno. Un attimino solo, volevo farvi vedere soltanto. Ecco qua. Che bella. Bellissima. Bellissima. Ma quanto è bella questa figura, ragazzi. Quanto è bella. Spettacolo. Bellissima. Ciao ragazzi. Grazie del vostro tempo. Scusatemi i filmati, ormai non dico più nulla. Per me pensare di fare un filmato di pochi minuti è veramente una cosa trascendentale. Abbiate pazienza. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti e grazie di tutto. Grazie del vostro appoggio. Ciao ragazzi.